Bentornati! Ormai dovrei essere riuscita a farvi capire quanto amo dipingere le miniature dei giochi da tavolo. Oggi infatti iniziamo una nuova serie dedicata a Horizon Zero Dawn, gioco a cui mi sono appassionata moltissimo grazie al capolavoro videoludico. Se non avete seguito il progetto su Kickstarter e vedendo questo scintillante Watcher vi è venuta voglia di cacciare un po' di creature meccanizzate, vi ricordo che Horizon Zero Dawn The Board Game viene distribuito in Italia da Cosmic Games. Se invece lo avete già e aspetta solo di essere intavolato, siete nel posto giusto. Oggi infatti vi mostrerò come dipingere le vedette o Watchers partendo dai colori base, creando volume con shade e lumeggiature e infine dandogli davvero vita con i dettagli finali. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito! Dopo aver applicato il primer, stendiamo i colori base. Anche per questo video utilizzerò i colori che The Army Painter mi ha gentilmente inviato e che sto testando sulle mie miniature. Cominceremo quindi stendendo il nero per quasi metà della miniatura, ovvero su tutte quelle parti meccaniche di cui è composto il corpo stesso, ad eccezione dell'esoscheletro che copre schiena e testa e dell'occhio centrale. Creiamo poi un grigio intermedio unendo un po' di bianco al nero usato poco fa, da usare come colore di base per tutto l'esoscheletro, sia quello sulla schiena che quello sulla testa. Una volta concluso con i colori base, passiamo allo shade, scuro, da stendere su tutta la miniatura ad eccezione delle zone nere, sulle quali comunque non si vedrà. Una volta che sarà perfettamente asciutto, potremo procedere con lo step successivo, ovvero le lumeggiature. Iniziamo quindi con il bianco e un pennello più preciso, con il quale ripasseremo tutti i LED luminosi. Per questo useremo il colore denso e coprente, così da creare una base uniforme che simulerà la luminosità della luce. La posizione di alcune di queste luci è molto evidente, mentre per altre potremo prendere qualche libertà e aggiungerle secondo il nostro gusto, in modo da ravvivare un po' lo schema cromatico della vedetta. Fra poco questi punti bianchi si mimetizzeranno con il colore che stiamo per fare, ma non abbiate paura che presto avrà tutto più senso. Faremo lo stesso anche per l'occhio centrale. Cominciamo quindi a strutturare il colore dell'esoscheletro, a cui cercheremo di dare una sorta di sfumatura da chiaro a scuro. Per questo vi consiglio di usare un color avorio caldo e un marrone freddo, da usare in combinazione con il grigio scuro che abbiamo usato in partenza. Io userò questi di The Army Painter, anche se schiarirò subito il color avorio con un po' di bianco.
Questo colore lo useremo per mettere in evidenza tutte le parti alte dell'esoscheletro, avendo cura di dipingere ogni piccola zona singolarmente, cercando di non coprire le linee scure create dallo shade. Lo useremo anche sulle parti alte e laterali, quelle più colpite dalla luce, anche in questo caso evitando di coprire eventuali dettagli. A questo punto uniamo il marrone al grigio, creando una sorta di grigio sporco. Con questo proseguiremo la sfumatura, dipingendo principalmente le pareti laterali dell'esoscheletro e creando una naturale transizione tra il grigio finale e l'avorio iniziale. Vi consiglio di applicare il colore con piccoli tratti diagonali, in modo da creare una sfumatura omogenea ma che simula una sorta di texture. Prima di passare ad un'altra zona, è comodo terminare quella su cui stiamo lavorando scurendo anche le parti finali, ovvero in generale quelle più nascoste o in ombra. Per farle possiamo usare il grigio di partenza o scurirlo leggermente con una punta di nero, se vogliamo creare ancora più contrasto. Lavorando in questo modo riusciamo a renderci conto di volta in volta se stiamo facendo un buon lavoro e regolare l'effetto creato da questi tre colori. Come linea generale, ricordate che per dare importanza alle zone più illuminate è buona norma rimpicciolire le zone più chiare, per concentrare l'attenzione solo in alcuni punti. Prima di passare a migliorare la testa, possiamo anche dare un po' di volume a tutte quelle parti strutturali nere, aggiungendo qualche dettaglio con il grigio da usare per evidenziare le parti più alte e sporgenti. Continuiamo ad aggiungere pennellate chiare e scure finché non raggiungiamo un risultato che ci soddisfa, prima di passare a lavorare sulla testa, per la quale seguiremo la stessa logica. Cerchiamo di non coprire le linee create dallo shade e lasciare ogni zona ben distinta, così da creare una superficie più interessante composta da lamiere singole. Anche se per ora le lucine che abbiamo creato poco fa si perdono sulla superficie chiara, non è un problema, dato che presto le illumineremo. Rifacciamo lo stesso lavoro anche dall'altro lato, aggiungendo eventualmente qualche colpo di luce anche sulla coda o in quelle zone che abbiamo tralasciato prima.
Passiamo ora ai dettagli finali, partendo dalla luce blu dell'occhio. Chi ha giocato al videogioco si ricorderà sicuramente quanto è importante fare attenzione a questi occhi. Ho cercato di dare l'effetto di un occhio luminoso, così come si trova sulla vedetta. Cominciamo con una passata blu, non del tutto coprente. Riprendiamo subito anche il bianco, da usare denso e da posizionare solo al centro. Cercando di lavorare in fretta, uniamo al bianco una pennellata di blu e creiamo una sorta di azzurro, che useremo come cornice per il bianco e transizione tra i colori. Lavorare alternando azzurro e blu, mentre sono ancora bagnati, permetterà di trovare il giusto punto di incontro, creando una sfumatura convincente per quanto piccola. Il risultato che dovreste cercare di ottenere è una sottile cornice blu, che gradualmente diventa azzurra e che culmina al centro con un punto bianco ben distinguibile. In questo modo la fonte di luce risulterà evidente. Passiamo a dare energia alle altre spie luminose, utilizzando un arancione già fatto oppure creandolo al momento. Con questo ripasseremo tutti i LED che avevamo fatto bianchi, cercando anche qui di scegliere una consistenza non del tutto coprente, in modo da lasciare intravedere la base chiara. Con il giallo cerchiamo di concentrare la luce in porzioni specifiche, cercando di illuminare con precisione solo metà delle piccole spie tonde e solo la parte centrale di quelle più grandi. Una volta fatto, creiamo una versione più diluita dell'arancione che useremo per dare l'illusione degli aloni luminosi intorno ai LED. Qui è necessario che usiate il colore ben diluito, in modo che si veda, ma che risulti davvero leggero e impercettibile. Meglio dover fare una seconda passata perché è troppo leggero, piuttosto che rovinare il lavoro fatto sull'esoscheletro. Creiamo degli aloni piccoli e credibili intorno a tutte le spie, prima di passare poi a fare la stessa cosa anche intorno all'occhio. Come abbiamo fatto poco fa, diluiamo bene il blu che useremo sulle zone intorno. Deve essere un effetto appena percettibile affinché sia credibile, quindi non abbiate paura che si veda poco. A questo punto ho voluto dare un po' di movimento anche alle parti nere, aggiungendo qualche dettaglio grigio chiaro sui profili superiori. Per dare un contesto alla vedetta ho cercato di creare un terreno molto roccioso e sabbioso. Per realizzarla utilizzerò della normalissima colla vinilica da diluire leggermente con dell'acqua e dei sassolini di media dimensione. Io non ne avevo di marche specifiche, quindi ho usato questi che ho trovato in un negozio di cianfrusaglie, ma vanno benissimo ad esempio anche dei pezzettini di sughero.
Ho poi deciso di abbinare anche dei sassolini di grana molto fine come questi, per creare due texture differenti. Stendiamo quindi uno strato abbondante di colla vinilica su tutta la basetta, preferibilmente usando un pennello vecchio. Applichiamo quindi dei sassi grandi, aiutandoci con il retro del pennello per distribuirli al meglio. Io ho deciso di metterne parecchi per il tipo di terreno che avevo in mente. Una volta fatto, lasciamo semplicemente cadere gli altri sassolini piccoli sul resto della basetta, in tutte quelle zone in cui la colla vinilica è ancora visibile. Per farlo ho girato la miniatura in modi davvero poco eleganti, quindi vedrete direttamente il risultato finale. Lasciamo asciugare perfettamente per poi dare colore a questi elementi. Per farlo useremo un mix di color avorio e marrone, gli stessi che abbiamo usato prima, creando un colore molto chiaro. Lo useremo molto denso per coprire le discromie tra gli elementi che abbiamo usato su tutta la basetta. Anche se perfettamente asciutto, non escludete la possibilità che qualche sassolino di quelli piccoli si stacchi, è normale, basterà rimuoverlo per far sì che rimangano sulla base solo quelli effettivamente incollati. Quando il colore non si sarà ancora perfettamente asciugato, possiamo creare una sorta di contorno usando il marrone puro, che si fonderà in modo irregolare con il colore avorio. Le tessere del tabellone di gioco sono leggermente più arancioni, quasi desertiche, ma ho preferito utilizzare colori un po' più neutri per non creare troppo contrasto con la vedetta. Dopo aver aspettato che si sia parzialmente asciugato, ho deciso di passare lo shade nero su tutta la basetta, per mettere in risalto la texture che abbiamo creato. Ho scelto di passarlo a colori ancora umidi, per creare una tonalità particolare e irregolare che simulasse ombre più o meno marcate tra le rocce. Con il colore nero puro dipingiamo semplicemente il contorno della basetta, così da rifinire il tutto. Se avete paura di sporcarlo con quello che stiamo per fare, potete anche aspettare e farlo dopo. Prendiamo quindi il nostro amato color avorio e un pennello per dry brush e una volta che lo shade si sarà asciugato perfettamente, passiamo con il pennello appena sporco di colore sulla superficie dei sassi, così da mettere in evidenza solo gli spigoli. Vi ho parlato meglio della tecnica del dry brush nel video che sta passando adesso nella i di informazioni, quindi date un'occhiata se volete qualche info in più. Concludiamo il tutto applicando qualche ciuffo di erba del colore che preferiamo. Io ho scelto queste, che ben si armonizzavano con uno scenario arido e inospitale. E con questo abbiamo finito. Spero che questo video vi possa essere utile. Sono curiosissima di sapere quanti di voi hanno fatto il Kickstarter di questo gioco e quanti invece lo acquisteranno adesso. Fatemelo sapere qui sotto tramite commento, così saprò di trovare anche degli appassionati di videogioco come me. In descrizione vi lascio tutta la lista dei colori che abbiamo utilizzato oggi e altri video che potrebbero interessarvi. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like per farmelo capire e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima miniatura. Ciao!